Cari amici, bentornati a I segreti in pesca. Siamo a Vigasio, provincia di Verona, lago Almolin. Oggi parleremo di Big Trout. Questa serie, come abbiamo raccontato, prevede di parlare di varie tecniche di pesca utilizzando l'esperienza dei campioni del team Trabucco. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, un amico che ci racconterà i segreti per andare a insediare le grosse trote in questo tipo di strutture, in questo tipo di lago. Andiamo subito a conoscere il nostro ospite. Eccoci qua, cari amici, Daniele Bonetti, il nostro grande esperto. Ciao, ed è Roberto. la prima volta che facciamo una pescata insieme, sì. ed è la prima volta che io mi dedico al trotalago, quindi quale miglior maestro di pesca possiamo avere per imparare a scoprire, per conoscere i trucchi, i segreti di una tecnica di pesca che è seguita da tantissimi appassionati, perché è innegabile, la trotalago ha una miriade di appassionati. Daniele è un grande esperto, ci farà vedere le attrezzature, i trucchi più importanti e come dobbiamo comportarci quando andiamo a catturare una Big Trout, perché andremo a catturare una Big Trout. Ci proveremo. E allora Ci iniziamo proveremo. a pescare. Allora, la prima cosa che mi stupisce è che per andare a pescare le Big Trout vedo una serie di canne ultra sottili e un'attrezzatura veramente compatta. Adesso, Daniele, ci devi svelare l'idea che c'è dietro queste canne, il bello di avere un'attrezzatura così compatta, così piccola. Da cosa nasce questa ricerca del Big Trout con un'attrezzatura così specialistica, che poi scopriamo essere utilizzabile invece in tutta la gamma delle tecniche di pesca da lago, perché Certo. quella è l'idea di base. Assolutamente, guarda, inizio un attimino dall'idea che in realtà avevo già espresso anche a chi ci guarda nella prima puntata di Big Trout Sì. Adventure, proprio dedicata a queste canne. Siamo stati al lago di Rogno, dove avevamo preso delle bellissime trote, un bellissimo Sì, lago ho di visto acqua il cristallina, filmato, bellissimo, con dei trote, pesci veramente extra. impressionante. Quindi l'idea di queste Big Trout, o che mi sento di definire anche un trotalago 2.0, perché io vengo dall'agonismo trotalago e comunque dalla pesca della trotalago classica, quindi di discipline tremarella e bombarda, quindi certo. lanci e recuperi con esche fondamentalmente naturali, ma poi anche si spazia sulle varie siliconiche. Però pesco da sempre a spinning, proprio da sempre sui Certo. fiumi, a lucci, aspi, siluri, qualsiasi cosa. Quindi amo queste tecniche dinamiche. La tendenza mia, ma non solo mia, un po' dei pescatori da laghetto negli ultimi anni, ho notato che era sempre quella di andare a caccia di trote belle o grosse, quindi non solo grosse, ma anche magari un bel maschio, un certo. afario, per poi immortalarsi con una bella foto. Un bel ricordo, certo. E perché no, qualcuno anche mettersela in padella, un Assolutamente. pesce magari d'Italia è più Giustificato. gradevole rispetto a tante trotelle. Quindi si tendeva un po' a lasciare in disparte queste trote piccole, che peraltro erano diventate un po' sinonimo di mattanza. C'era la gara a chi ne prendeva di più, poi venivano sprecate. Certo. E quindi anch'io stesso ho iniziato ad andare nei laghetti di pesca sportiva a pescare, fondamentalmente in inverno, perché le trote grosse principalmente si pescano in pieno inverno. Esatto, laghetti. diciamo questo, ora siamo in primavera inoltrata, però la vera stagione, della Big Trout, un segreto, diciamo il primo segreto di queste Big Trout è che la vera stagione in cui tutti bene o male le immettono, si trovano, è il pieno inverno, novembre, febbraio diciamo. Poi c'è la coda come adesso, Esatto. della primavera, dove ci sono ancora i residui delle queste Big Trout, o perché no si possono raggiungere laghetti alpini, Certo. in cui bellissimi esemplari di fario, salmerini e Certo. trote grossi ci sono, e queste canne appunto tra le loro caratteristiche, oltre all'estrema sottigliezza che tu stesso hai visto, perché sono canne che abbastanza corte per chi è abituato alle tecniche trotalago classiche, lunghe invece per chi è abituato al classico spinning o troutarea. Infatti si tratta di canne che vanno da 2,40 m la più corta fino ad arrivare a 3 metri la più lunga, però estremamente compatte, hanno delle vette estremamente sottili che si vedono anche dagli anelli, poi andiamo a vedere quando le apriamo, in carbonio pieno, solid tip, quindi che aumentano al massimo la sensibilità, ma una schiena davvero importante che ci consente di gestire quando abbiamo in canna pesci di una certa taglia. E abbiamo scelto di farle telescopiche proprio appunto per raggiungere anche questi laghetti alpini. La si può mettere in uno zaino, molto più comoda da trasportare, peso rispetto zero, peso zero,
una canna da 2,70 m in 2 sezioni sarebbe stata molto scomoda. Molto scomoda. Quindi questo ci consente anche di raggiungere quei laghi. Oggi siamo qui appunto a fine stagione delle big trout, ma quali big trout ci sono e cercheremo appunto di andare a ricercarle. Daniele, mi hai convinto, adesso siccome mi sto pescando addosso, non vedo l'ora di utilizzare questi gioielli, poi parleremo di munelli, poi parleremo di questi ulteriori gioiellini che sembrano degli orecchini meravigliosi, sì, e che assolutamente ci devono regalare questa big trout. Quindi bando alle ciance, il lago ci aspetta, le trote anche, via, si parte. Parliamo di condizioni meteorologiche. Noi peschiamo in laghi mediamente con l'acqua molto limpida, quindi ci sono delle situazioni favorevoli e delle situazioni meteorologicamente sfavorevoli. La tua esperienza cosa ti suggerisce? Assolutamente sì. Questo lago stesso, ad esempio, è caratterizzato da un'acqua particolarmente cristallina, un po' più torbida oggi perché nei giorni scorsi ci sono state parecchie piogge, infatti oggi giornata ancora nuvolosa. Il vantaggio di un'acqua particolarmente limpida sarebbe stato quello che saremmo riusciti a identificare trote che giravano molto più facilmente. Lo svantaggio però è che anche loro ci vedevano noi e anche l'esca, il filo molto meglio, quindi potevano essere più sospettose. Oggi, avendo l'acqua un po' più torbida, noi faremo sì più fatica ad individuarle, quindi dovremo fare magari dei lanci senza sapere dove effettivamente stanno, ma loro una volta che vedranno la nostra esca saranno meno intimorite ad attaccarle, quindi probabilmente sarà un vantaggio. Più aggressive. Esatto. Ok, quindi cielo velato. Sì, cielo velato, acqua torbida. Potrebbe essere un buon incrociamo le dita. Pronti a partire. Allora, eccoci Roberto, finalmente siamo arrivati sulla sponda. Allora, scegliamo la canna. Vai. Io inizio a darti la L, la più corta e la più leggera. 2,40 m, azione più light, perché così ti voglio impressionare nel momento in cui prenderai una trota, perché come ti dicevo prima ha una grande schiena, ma essendo la più morbida, la più rotonda, e ti farà ancora più divertire. Ho già equipaggiato su questa canna uno spoon, nello specifico ho messo un Rapture Lupi da 3,5 grammi, arancione nero. Di solito quando si parte, uno dei segreti se così si può dire, si ipotizza che le trote siano più attive, si parte con un'aggressività maggiore, quindi colori accesi, verde, arancione, giallo fluo. Quindi di solito io parto così, quindi ti ho messo appunto uno spoon arancione bello visibile. Quindi allunghiamo le canne e proviamo a fare i primi lanci. Io invece prendo la sorella maggiore, sempre 2,40 m, ma azione ML, quindi un'azione con ancora più schiena, un po' più rigida, un po' più pronta, sulla quale equipaggio uno spoon identico al tuo, quindi un Lupi, ma giusto per fare la prova delle differenze metto un colore anche lui un po' acceso ma un po' mixato. Con un colore più naturale e con dei glitter. I glitter che possono raccogliere questi spiragli di luce, di sole, fare dei bagliori che possono attirare verso la mia esca appunto le trote. Vediamo se riusciamo a ingannare qualcuna. Vogliamo ricordare che quando parliamo di schiena stiamo parlando di questa parte della canna che diventa fondamentale nel controllo della preda, di tutti i tipi di prede di taglia, perché una canna che dovesse flettersi anche in questa zona fa sì che diventi il recupero molto più lungo, molto più difficile e fastidioso. È vero che è più remota l'ipotesi di slamata, ma è anche vero che se il combattimento si protrae troppo, poi l'ipotesi di slamata cresce immediatamente. Quindi ecco, da qui il concetto di avere canne con questa parte, la schiena appunto, potente, rigida, ci basta appoggiare la canna eventualmente al fianco e possiamo combattere quanto vogliamo senza fare il minimo sforzo. Eccola. Anch'io. Quindi è arrivata la trota. Oh, doppietta. Questa non sembra particolarmente grossa.
E io invece, sì, La tua è una big? non lo so se è una big. Guarda, 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 ci sono venuti a trovarci anche dei salmerini bellissimi. La mia è qua piccola. sotto. La mia non lo so, ma siccome non conosco le canne, Vai piano che non abbiamo conosco tempo. l'attrezzatura, ci vado tranquillo. La mia è piccola già rilasciata. Quella. È la fortuna del principiante, dai! Grande, grande Roberto. Fantastica. Ti ho dato la più piccola, la più leggera. E qua funziona la schiena, si Ti sente. diverti, ma la schiena c'è. Esatto, si sente, si sente, si sente. Yeah! Eccola! Grande. Che trotone. Grazie, Grande, Daniele. grazie a te, merito tuo. Va, merito mio, merito delle tue Certo. canne, della tua esca, del tuo mulinello, io sono E del lasciato tuo recupero, del recuperato. tuo lancio. Va bene, va bene. Che bel pesce. Missione compiuta, grande, Complimenti. viva. Fantastico. Beh, una doppietta così al volo. Allora so se- Daniele, rilasciamo? Sì, allora in questo laghetto ovviamente non si potrebbe, il rilascio non è consentito, ma noi Sì. che l'abbiamo trattata come si deve, Come col si guadino senza toccarlo, andiamo a rilasciarla. Esatto, credo che sia molto importante come gestiamo Assolutamente. il pesce. Infatti, Assolutamente, la poverino, ossigeniamo un minimo pochettino ed questa eccola. bella signora se ne va via. Ah, sono molto contento. Indicativamente lo stimerai attorno ai 3 kg con Va la mia bene. esperienza. Fantastico. Complimenti, grazie, davvero. grazie, Grande. grazie. E complimenti Adesso a te un'altra. per tutto questo. Adesso andiamo a prendere, un'altra. Toccherebbe a me. Assolutamente. Roby, uno dei segreti del Big Trout è sicuramente quello di recarsi in un lago in cui le Big Trout ci sono, perché se non ci sono non c'è si prendono. dubbio che si possono Ma ce n'è prendere. un altro di Ce n'è un segreto, altro, secondo forse me. più importante. Esatto, Sai che qual è fattore? Fattore C. Fattore C. E in questo caso direi che ha funzionato. Assolutamente, ha funzionato. Comunque viva. complimenti davvero. Dai, dai. Andiamo adesso ancora a pescare. Prendiamone un'altra. Vai. Eccola. Comunque questa non è grossa, perché è già a galla. Sì, non è grossa. La canna si comporta benissimo, è estremamente piacevole, leggera. Considerando che utilizziamo, e poi Daniele ce lo spiega, utilizzeremo gli intrecciati, stiamo utilizzando degli intrecciati. Allora, dato che Roberto era riuscito a catturare la Big Trout con un colore acceso arancione che gli avevo consigliato, la giornata è cupa, l'acqua leggermente velata, metto anch'io un colore molto sgargiante, ho scelto quindi questo Rapture drone da 3 grammi questa volta, quindi rosa sul retro e giallo e rosa davanti, chissà che questi colori invoglino di più la Big Trout ad attaccare la mia esca. Ho cambiato anche forma dello spoon, ho preso un drone anziché un lupi, che il drone ha una forma un po' più allungata, in maniera che mi consente un recupero un po' più lento. Vediamo se funzionerà. Abbiamo visto un maschio, proviamo a lanciarci, ma come vedete non mi sembra molto interessato. Peraltro sta nuotando in direzione opposta alla nostra, quindi non è una condizione ottimale. Un segreto appunto che mi sento di dirvi è quello di quando, eccolo, mi ha dato in realtà, si è girato, ma mi ha dato un colpo senza ingoiarlo. Riproviamoci quindi. Vi stavo dicendo, un segreto quando vedete una trota grossa ma non solo, è di cercare di lanciare la vostra esca verso la coda per recuperarla nella stessa direzione in cui essa sta nuotando, perché sarà molto più probabile ricevere un attacco. Mentre invece se gliela lanciamo verso la testa e gliela recuperiamo in direzione opposta è un po' più difficile. Quindi questo maschio di fario era girato al contrario, ma nonostante ciò è riuscito a dare un morso e adesso se n'è andato via. Adesso sarà difficile che mi abboccherà ancora. Altro segreto che mi viene appunto da dirvi giusto in questo momento, dato che si è presentata la situazione, è quello di dire che se adesso lui mi ha morsicato quest'esca e non è rimasto ingannato, difficilmente riabboccherà con la stessa esca. Quindi il segreto è quello di variare spesso tipologia di esca e colore, perché vedendo un'esca diversa sarà più propenso eventualmente ad attaccarla. Proviamo a fare ancora 2 lanci, poi vediamo di andare a cambiare esca. Come tutte le tecniche di pesca, anche questa è emozionante. Stiamo pescando con attrezzo ultra leggero, con esche piccolissime, vestiti di nulla, un guadino, una canna, un pugno di artificiali, veramente bellissimo. Si prendono questi pesci che comunque
non sono affatto scontati, bisogna saper recuperare bene, non velocemente, non troppo lentamente, bisogna rendere questi pezzi di metallo vivi. Questo è il trucco dello spinning, che è la cosa più difficile poi alla fine. E poi chiaramente serve una certa dose di fortuna per incocciare il pesce grosso rispetto a un pesce piccolo, e su quello non possiamo fare nulla. Bellissima esperienza. Stavamo aspettando la pioggia ed è arrivata, insieme a una trota che mi stava seguendo l'artificiale, non era grossa, era piccola, mi ha seguito lo spoon fino a qui. La stavamo più aspettando, è proprio arrivata. Eccola, a caccia di big trout, una trota non grossa, ma fa sempre piacere ricevere l'attacco. Eccola che è caduta sul nostro spoon. Abbiamo scelto, visto il meteo, il cielo scuro, un Raptor drone, colore molto acceso, quindi rosa e giallo, retro rosa e fronte giallo puntinato, 3 grammi, recuperato circa sotto 1 metro, ed ecco la nostra trotella. Eccola, altro pesce, anche questo non sembra una vera big trout, un po' più grossa di quella di prima da come la sento in canna, ma non abbiamo fretta. Tra l'altro è iniziato a piovere da poco, ci siamo messi anche l'impermeabile. Raptor big trout, azione L, quindi abbiamo scelto la più leggera, 1,5 grammi, la più parabolica di tutta la serie, sulla quale abbiamo equipaggiato uno spoon Raptor Lupi. Abbiamo scelto un colore arancione acceso con un po' di nero, e questa trota diciamo che gli è piaciuto, si è fatta ingannare. Funziona questo arancione? Sì, Ma non era la mia canna questa? era quella che era la canna che tu mi hai dato. Provare, Hai fatto bene, effettivamente. perché io sono anche pesce bellissimo. È un bel maschio, guarda. Wow. Un bel maschio. Meraviglioso, Hai bravissimo. visto? Che pesce. Tu hai preso paura di 2 gocce d'acqua, io ho Esatto, rubato no, la canna, ho detto sono andato a proviamo. prendere un bel caffè. Hai fatto bene. Eccolo qua. Missione Big Trout. Compiuta, direi. Compiuta. Direi compiuta, E un bel adesso, maschio. Bel maschio, lasciamo andare. Vai. Via. Piove, troppo. Andiamo dove non piove. Eccomi, piove troppo. Piove, Adesso sì, facciamo sì. sta pausa. La pesca deve essere un piacere, Esatto. anche se noi pescatori siamo abituati all'acqua, Sì, ma esatto. se possiamo anche Siamo qua. rilassarci 5 minuti, magari vediamo di fare 2 chiacchiere con Nicola. Cosa si deve portare Nicola? Ciao Nicola, Buongiorno. è il Buongiorno, nostro Nicola. ospite, guarda che meraviglia. Nicola, Guarda. ci dici come funziona questo bel lago? Allora, qui abbiamo trote tutto l'anno, Ah, ci fermiamo solamente per la pausa estiva a luglio-agosto. certo. Pausa. Quest'acqua è di sorgiva, no? Qualche tappa di sorgiva viene su sempre bella fresca tutto l'anno. Ecco il segreto per segreto. avere le trote Perché tutto c'è l'anno. un po' profondo, giusto, Massimo? Bello. Sì. Bell'ambiente. 2,5 metri, Bene. 2 metri al massimo. Ora facciamo un brindisi e speriamo che C'è la Big questa Trout, pioggia se ne Nicola vada. che ci Salute. ospita. Grazie Viva, Nicola, viva, alla vostra. viva. Grazie. Piove. Pausa fatta. Ci becchiamo un po' d'acqua. È bello anche così, no? Daniele, misura dei mulinelli scelta tra il nylon e l'intrecciato. Misura dei mulinelli, dal mio punto di vista il miglior compromesso è la taglia 2000, quindi un mulinello leggero, al tempo stesso con una bobina non troppo piccola che ci aiuta con il suo diametro ad andare molto lontano. Importante una frizione buona, perché come sai abbiamo a che fare con delle big trout, quindi è importante che ci aiuti durante il combattimento. Per quanto riguarda il caricamento in bobina del filo, il mio consiglio è trecciato perché grazie alla sua rigidità innanzitutto ci consente di aumentare e percepire al meglio tutti i movimenti della nostra esca, non solo le boccate ma anche i movimenti della nostra esca, ci fa effettuare lanci molto lunghi a differenza di un nylon in bobina, e col suo carico di rottura elevato rispetto al diametro che ha ci consente di combattere al meglio la trota evitando rotture. Ovviamente utilizzando il trecciato in bobina e avendo a che fare con trote che hanno denti, e quindi sappiamo benissimo che una delle caratteristiche negative, diciamo, del trecciato è la sua scarsissima resistenza all'abrasione.
Quindi se utilizzassimo tutto un trecciato rischieremmo che magari con i denti, se la trota ci ingoia un po' troppo la nostra esca, ci taglia immediatamente col filo in tensione. Quindi d'obbligo terminale in fluorocarbon. Fluorocarbon 100%, uso l'XPS FC 403, trabucco, migliore, ottimo. Diametro io 0,18. 0,18 credo sia il miglior compromesso fra carico di rottura, invisibilità in acqua e presentazione naturale dell'esca. Poi ovviamente se oggi stiamo usando spoon, quindi esca molto in movimento veloce, diciamo che il filo, soprattutto in queste condizioni, viene percepito meno. Se utilizziamo presentazioni di esca come Vermonia Walkie molto lente e siamo in presenza di acqua particolarmente cristallina, possiamo scendere un pochino col diametro in maniera che la nostra esca risulti ancora più naturale in acqua nel suo movimento e quindi la trota sia meno sospettosa di ingoiarla. Quindi magari possiamo scendere a uno 0,16, 0,14. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione che nel momento in cui andremo a attaccare una vera big trout e abbiamo messo magari uno 0,14, frizione alla mano, esatto. E insomma le nostre big trout ci aiutano comunque con la sua azione rotonda a contrastare le fughe e gestire al meglio tutte queste situazioni. Perfetto, grazie, questo è molto prezioso. Ora che abbiamo deciso di spostarci un po' intorno al lago e avremo probabilmente la possibilità di vedere qualche trota vicino a riva, anziché pescare a spoon, preparo anche una canna, una Rapture Big Trout, con un Rapture Shad da 3 pollici, quindi un'esca in gomma su una testa piombata, in maniera che se vediamo la trota riusciamo a mettergliela davanti alla bocca, fargliela saltellare davanti alla bocca e vediamo se riusciamo a ingannarla. Quindi preparo questa canna, la tengo anch'essa nel nostro Rapture Area Box e ho tutte e due le soluzioni pronte. Apro la mia cassettina, qui ho fatto una modifica, ho messo tutti gli spoon, parecchi degli spoon subito pronti, con diverse varianti di grammatura e colori, per essere immediatamente rapido a sceglierlo ed innescarlo sulla mia canna. Sotto ho varie minuteria, teste piombate come quella che ho utilizzato per innescare il mio shad, pinzetta, vari fluorocarbon come vi dicevo. Per le varie situazioni uso lo 0,18, ma in altre situazioni si può scendere con il terminale. Adesso che ho innescato la mia testa piombata, vediamo se riusciamo a catturare qualche trota. È grossa, è grossa, è grossa. Questa è una bella big. Wow. Ho cambiato spoon, ne ho messo uno da 4 grammi, forma più allungata. Caspita. E di colore scuro. Oh, che bella trota. Perché ho visto che non erano più attive sui colori accesi, ho pensato di mettere uno scuro e guarda caso sembra sia piaciuto. È bella, ne ha di forza. Cerchiamo di portare. Lo spoon non lo vedo, l'ha proprio veramente ingoiato. Ecco, decisa, sì. quello che dicevo prima, se non avessi messo uno spezzone in fluorocarbon e avessi utilizzato solamente un trecciato, mi avrebbe sicuramente tagliato. Perché il filo tra i denti, il trecciato si sarebbe rotto. Un bel pesce, decisamente. Si è letteralmente ingoiata lo spoon. Opla, bravissimo. Ecco. Oh, che bel pesce, bravo, Roby. bravo. È ormai quasi un'ora che sta piovendo, non abbiamo mollato nemmeno sulla pioggia, solo per una breve pausa. Siamo ritornati, cambiato spoon, abbiamo trovato probabilmente quello giusto, lancio nel posto giusto, al momento giusto, solito fattore C. Fattore C un Questa pochino. volta è stato mio, bellissimo. ha premiato me. Guarda e direi roba. che è un gran bel pesce. Una Tiriamolo bella su. trota. Dammi la canna intanto. La tieni tu? Che ci ha dato un Bello, bel regalo sotto la pioggia che sta continuando. Ancora più bello. Ma la nostra missione Big Trout direi che è completata. È completata. È compiuta. Magnifico. Le condizioni climatiche sono cambiate ancora, siamo passati da una pioggia torrenziale al sole, adesso si pesca meglio, diciamo, senza impermeabile. Facciamo ancora qualche lancio qui subito davanti, poi proviamo magari ad andare sull'altra sponda a vedere se vediamo qualche trota che gira sotto riva e se riusciamo a ingannarne ancora qualcuna. Sì, va bene? Sembra un po' apatico il pesce, si gira ancora alto sotto il pelo, mezzo metro sotto il pelo, non sembra molto interessato. No, quelle poche che si vedono passare sembrano disinteressate. Vediamo se dalla sponda opposta magari sono un po' più tranquilli, non hanno ancora visto i nostri spoon, vediamo se riusciamo a ingannarne. Vediamo. Abbiamo anche cambiato sponda, ma sembra che dopo la bufera il pesce si sia completamente fermato. Queste variazioni meteo non le ha fatto bene, a quanto pare. Non le ha fatto decisamente bene, però noi insistiamo
perché tanto prima o poi Insistiamo si ancora un po'. sblocca. Sì. Allora, una notazione importante. Dimmi. Abbiamo un intrecciato sottile 0,8 0,10 Esatto. e abbiamo un nylon, come detto, tra lo 0,14 e 0,16 In questo caso 0,18. 0,18. Esatto. Che nodo suggerisci per collegare questi due materiali differenti? Guardi, di nodi ce ne sono diversi, ognuno poi ha le proprie convinzioni, esperienze. Io mi trovo molto bene, mi sento di consigliare il Tony Pegna, Tony Pegna, che è un nodo a mio avviso non particolarmente complesso da realizzare e molto efficace sulla tenuta, che mi ha sempre dato molta garanzia. perfetto. Allora dopo andiamo a vedere come si esegue il Tony Pegna. Tony Pegna, nodo per collegare un nylon, in questo caso il giallo, che esce, anzi l'intrecciato oppure il nylon che esce dal mulinello, con il tip finale a cui andremo alla fine a collegare il nostro artificiale. Cominciamo facendo un nodo con il filo più robusto, in questo caso il tip, che è uno 0,18, quindi effettuiamo un nodo semplicissimo. Non lo andiamo a stringere particolarmente perché poi dovrà scorrere. Dopodiché andiamo a lavorare sull'intrecciato o filo che esce dal mulinello. Metto un dito in mezzo e comincio ad avvolgere. Quante volte? Diciamo un minimo di 4, poi a seconda delle ricette, delle interpretazioni. Come faccio io spesso lo ribalto un paio di volte e poi in questa configurazione vado semplicemente a reinserire il cappio che ho creato per trovarmi in questa situazione. Vado gradualmente a stringere. Tutti questi nodi devono essere bagnati con la saliva, con l'acqua, ma bagnati perché anche questa piccola trazione li surriscalda e ne fa perdere notevolmente di tenuta. Chiaramente poi andiamo a tagliare l'eccesso da una parte e l'eccesso dall'altra e abbiamo eseguito il Tony Pegna. Allora, speravamo che il dopo pioggia ci portasse qualcosa di buono, in realtà apatiche, ferme, immobili, e quindi è arrivato, come dicono gli stranieri, gli anglosassoni, è arrivato il momento di chiamare il giorno, quindi dire basta, adesso andiamo a mangiare. Però intanto ti ringrazio, facciamo un piccolo sunto delle cose che abbiamo visto. Certo. Abbiamo parlato di questa serie di canne che hai studiato, disegnato per Rapture, dedicate a questa tecnica di pesca. Esatto. E sono canne, da come mi hai dimostrato ampiamente, che possiamo utilizzare non soltanto in questa tecnica di pesca, ma anche in torrente, tranquillamente. Certo, assolutamente, e quindi con teste piombate, gomme. È molto interessante questo. L'abbiamo affiancato a un mulinello 2000, che è la misura giusta, Sì. caricato con un intrecciato 0,8 0,10. 0,08 0,10. A vostra scelta. La vostra scelta. Abbiamo visto un nodo di connessione, il Tony Pegna, suggerito e abbiamo visto l'esecuzione con un FC403, un fluorocarbon, in questo caso uno 0,18, ma possiamo utilizzare a seconda della trasparenza dell'acqua, uno 0,14, uno 0,16, anche in funzione di dimensioni. Abbiamo visto gli spoon e alcuni tipi di artificiali, attenzione ovviamente amo singolo, manco a dirlo. Abbiamo visto come recuperare, abbiamo visto l'impatto delle condizioni meteorologiche sulla nostra pesca, Sì. ma soprattutto ho avuto il grande privilegio di pescare con un grandissimo È stato un piacere angler. per me. Abbiamo visto anche delle belle trote. Abbiamo direi, visto comunque, anche e soprattutto Big delle belle trote trout. che diventano un fattore primario. Quindi abbiamo parlato di Big Trout, il nostro obiettivo credo l'abbiamo raggiunto. Abbiamo raggiunto, direi di sì. E allora, cari amici, ci vediamo al prossimo appuntamento dei segreti in pesca. Ciao!